Benvenuti nel video dedicato al modello Moda 29, seconda parte. Applicato il volant con l'imbastitura, bisogna mettere assieme dritto con dritto la parte del davanti con il davanti e questa parte del dietro con il dietro, facendo attenzione che la spalla coincida. Quindi giro, semplicemente piego così, dritto con dritto, la spalla la faccio coincidere con la spalla sotto. Questa è la pince del davanti e questa è la parte del dietro. Blocco subito con lo spillo, spalla con spalla, poi blocco subito il fondo con il fondo, metto tutti gli spilli così, scusate, dritto con dritto, metto tutti gli spilli fino ad arrivare alla punta della pince. La parte del fianchino dietro, con la parte centrale del dietro, ho bloccato i margini con margini. Vado a misurare il cartamodello, i margini che mi vengono indicati, li riporto sul tessuto con il gesso, poi vado ad imbastire e a cucire a macchina. La parte invece del davanti, quindi dalla spalla, questa l'avevo segnata prima con il gesso, che è la linea della pince, e ho fatto coincidere la linea segnata con il gesso da questa parte e da questa parte. Quindi faccio una cucitura partendo dal fondo del dietro tutto fino sul davanti, fino ad arrivare sulla punta della pince, e poi la parte del margine vivo lo vado a rifinire fino ad arrivare qui sulla pince dove c'è ancora il tessuto. Cucito e rifinito i margini. Questa è la parte del davanti della pince e questo è quello che si vede sul dritto del tessuto. Ecco qua il primo volant applicato. Ora vado a mettere assieme il fianco del davanti con il fianco del dietro. Questo è il dritto del tessuto, lo piego, metto dritto con dritto. Questa è la parte dell'incavo e questa è la parte del fondo. Dritto con dritto, blocco prima i margini con gli spilli. Riporto i margini di cucitura del cartamodello sulla stoffa con il centimetro ed il gesso, e sulla linea del gesso vado ad imbastire. Quando ho imbastito il fianco devo fare tutti i passaggi fatti fino adesso sull'altro fianco, dopodiché lo provo e poi si può cucire i fianchi e rifinire anche i fianchi. Provate e cucito i fianchi e anche stirate. I margini dove è applicato il volant li ho stirati verso sul dietro, verso il centro dietro, e anche i fianchi stirati verso il centro dietro. Ora prendo il volant numero 7, che è il secondo volant, tolgo gli spilli, separo il cartamodello dalla stoffa, segno con il gesso il rovescio dove è stato appoggiato il cartamodello e la sua parte sotto. Questa parte arrotondata, come la precedente, vado a rifinirla con la taglia e cuci col punto rullino, oppure si può rifinire anche con uno zigzag piccolo piccolo, oppure con utilizzando il piedino orlatore. Ecco qui il punto eseguito sul margine. Ho riportato sul rovescio del tessuto anche il margine di questo lato, qui con il gesso, perché adesso con la macchina da cucire, come ho fatto prima, a destra e a sinistra del segno fatto con il gesso, faccio un punto a macchina col punto più lungo della macchina da cucire e la tensione del filo minima. Sulla mia macchina da cucire l'ho imposto a 2. Fate le cuciture a punto lungo. Qui in mezzo c'è il segno del gesso a 2-3 mm a destra e 2-3 mm a sinistra. Lasciato i fili lunghi. Ora, prima di tirare i fili, prendo il cartamodello del dietro, il fianchino dietro, e misuro dal punto inizio spalla qui fino al punto D con il metro, e poi prendo anche la parte del davanti e sommo questi centimetri
a questi, quindi misuro dalla spalla alla lettera C, sommo questo con questo. Dopo aver sommato ho tirato i fili sopra da una parte e dall'altra e fino a raggiungere la misura che mi veniva indicata dalla somma. Una volta che ho raggiunto la misura taglio un po' i fili, faccio un fiocco in modo da poterlo sempre poi riaprire se ho bisogno e distribuisco le pieghette in modo uniforme. Faccio questo sia sul primo volante che anche il secondo. Qui ho la X con il gesso che mi indicava il rovescio del tessuto, prendo il volano in questo modo e lo appoggio sul mio incavo, quindi ho il tessuto dritto del volano contro il tessuto dritto della mia casacca. Blocco margine con margine, inizio con l'inizio del volano che lo appoggio sul mio segno rosso, utilizzo gli spilli per bloccarlo, blocco subito l'altra parte, quindi la fine del mio volano con l'altro segno, sempre margine con margine, blocco con tutti gli spilli. Bloccato con gli spilli eseguo con la macchina da cucire una cucitura qui in mezzo alle due cuciture che mi hanno aiutato ad arricciare il volano. Bloccata con la cucitura a macchina anche il secondo volano, per rifinire gli incavi prendo la fascetta. Ho già passato con il filo da imbastire questo punto dove c'è la X. Questo punto corrisponde alla spalla, quindi alla cucitura che troverò poi qui sotto, questa della spalla. Tolgo gli spilli, sulla fascetta vedo scritto dietro e davanti. Con il gesso separo, mi segno una X per indicare il tessuto rovescio e sul davanti, per indicare il davanti, mi faccio una D sia da una parte che dall'altra. Separo le due stoffe, taglio la marca a metà, piego a metà la fascetta e le due estremità dritto contro dritto, blocco con gli spilli il margine, riporto con il gesso, prima blocchiamo margine con margine, misuro il margine, lo riporto sulla stoffa e cucio a macchina, solo cucitura dritta, sia su questa fascetta che sull'altra fascetta. Cucite le estremità della fascetta, le ho stirate con i margini aperti. Ora piego a metà la fascetta, rovescio contro rovescio. Attenzione che la lettera D che rappresentava il davanti sta solo all'interno dove c'è il rovescio. Quindi sul dritto mi faccio un segnetto che mi indica che questa parte è il davanti. Quindi piego a metà, margine con margine e blocco tutto con gli spilli. Dopo aver bloccato con gli spilli i margini della fascetta, vado ad applicare la fascetta al mio incavo. Come punti di riferimento iniziali ho la cucitura della fascetta che deve corrispondere alla cucitura del fianco. Metto dritto contro dritto e margine contro margine e blocco cucitura con lo spillo. Poi vado a bloccare questo segno rosso con la cucitura della spalla, questa, sempre dritto contro dritto. Utilizzo gli spilli che mi sono serviti per bloccare i margini, per bloccare la fascetta attorno agli incavi. E poi vado da una parte e dall'altra e blocco tutta la fascetta attorno agli incavi con gli spilli. Applicata la fascetta con tutti gli spilli attorno all'incavo. Oltre ai segni della cucitura e della marca, bisogna fare anche attenzione al segno che avevo fatto per indicare che la fascetta andava posizionata questa parte sul davanti. Ora misuro i margini che mi vengono indicati dal cartamodello, li riporto sul margine della fascetta ed eseguo una cucitura a macchina, solo cucitura a macchina.
Cucite le fascette sugli incavi, vado a tagliare il margine lasciando non più di mezzo centimetro. Così, tutto attorno in entrambi gli incavi. Dopo aver tagliato il margine e pulito dalle imbastiture, ho stirato con i margini della fascetta rivolti verso l'interno della casacca, sia sul rovescio che sul dritto del tessuto. Ora giro la fascetta verso il rovescio, in questo modo. Blocco con gli spilli sul margine della fascetta, qui vicino alla piega. Poi si esegue un'imbastitura e una cucitura a macchina. Fascetta cucita, questo è quello che si vede sul dritto e questo sul rovescio. Prendo la paramontura del dietro e la paramontura del davanti, tolgo gli spilli, separo il cartamodello ed applico la teletta termoadesiva. Vi ricordo che nel PDF informativo di questo modello c'è il video dedicato all'applicazione della teletta termoadesiva. Dopo aver applicato la teletta termoadesiva sia sulla paramontura del davanti che la paramontura del dietro, vado a mettere assieme loro due, spalla con spalla, quindi dritto contro dritto, margine con margine, sia la spalla destra che la spalla sinistra, blocco con gli spilli, misuro il margine di cucitura, lo riporto con il gesso sul tessuto ed effettuo una cucitura a macchina. Messe assieme le paramonture sulle spalle, con la cucitura a macchina ho anche rifinito il margine della spalla e ho rifinito il margine esterno della paramontura, con taglia e cuci, ma si può rifinire anche con zigzag. Prendo la mia blusa con il dritto del tessuto rivolto verso l'alto, la paramontura, giro la paramontura in modo che il tessuto sia dritto contro dritto, blocco tutto con gli spilli, prima la scollatura a V del davanti, la cucitura della spalla con la cucitura della spalla della blusa e anche l'altra cucitura della spalla con l'altra cucitura della spalla della blusa, blocco tutti i margini con gli spilli, tutto attorno. Bloccata la paramontura con gli spilli attorno al girocollo, vado a misurare i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello e li riporto con il gesso sul tessuto. Molto importante è la scollatura, precisamente il punto a V. Questo l'ho segnato bene con la matita perché poi vado a cucire con la macchina, faccio tutto il giro con il punto. Quando si arriva qui bisogna fermarsi con l'ago giù, si alza il piedino, si fa ruotare la stoffa e si prosegue per l'altra parte del collo. Per fare in modo che la scollatura vi venga perfetta, quando arrivo vicino alla V, quindi mi manca un centimetro, accorcio la lunghezza del punto, lo porto a 1,5, sia su questo centimetro che questo centimetro. Poi proseguo con la lunghezza del punto normale. Ora bisogna tagliare i margini e lasciare mezzo centimetro. Così tutto attorno, e qui dove c'è la scollatura V bisogna tagliare e arrivare a un 2 mm dalla cucitura. Tagliato e lasciato mezzo centimetro e tagliato anche qui fino a 2 mm. Ora si stira i margini aperti, questi con un po' di pazienza, ma bisogna stirarli con i margini aperti, tutto attorno al girocollo. Una volta stirati i margini aperti, giro la paramontura all'interno in questo modo, la blocco con gli spilli, anche un'imbastitura, e poi eseguo sul dritto una cucitura a macchina utilizzando il margine del piedino, lo accosto al margine della scollatura in modo che mi venga la cucitura qui così e viene parallela all'apertura della scollatura. Cucitura a macchina effettuata attorno al girocollo. Poi 2 puntini per bloccare la paramontura interna dove abbiamo il margine di cucitura della spalla, proprio 2 puntini a mano sia da una parte che dall'altra. Per il fondo di questa blusa mi viene indicato dal cartamodello che devo eseguire un orlo doppio.
Nel PDF informativo di questo modello trovate il link per il video tutorial orlo doppio. Orlo eseguito. Questo è quello che si vede sul dritto, la cucitura, e questo sul rovescio. Blusa finita. Spero di esservi stata utile ai prossimi video. Ciao ciao!